Matteo, oggi sono venuto a lezione. Sì, Mi mancava un po' di storia italiana. la Maserati ha la fortuna di coprire un periodo veramente molto lungo della storia dell'automobilismo italiano, con secondo me una grandissima importanza. La Maserati nasce nel 1914, la prima macchina che vedi è questa è la numero 13, siamo nel 1926 e nasce per correre. E si vede. Quindi il DNA oggi che noi possiamo riconoscere in questo periodo, in questa Maserati, è un periodo storico molto particolare perché siamo nel 26, le competizioni iniziano a essere delle competizioni che vengono seguite dai tifosi e ci sono gare importanti come la Targa Florio. Si andava su circuiti dove l'asfalto non c'era neanche. Il vincere con delle vetture ti permetteva di entrare anche nel tavolo delle persone importanti, perché in questo periodo qua c'è l'Alfa Romeo, c'è Bugatti, ci sono nomi molto importanti di Ti rendi conto di che parli? Cioè, è una cosa incredibile se ci pensi. E il problema è che adesso è difficile farlo capire a chi non ha avuto la fortuna di viverci anche Sì. negli anni giusti. Ed è il motivo anche per cui adesso queste macchine non si conoscono più abbastanza. Guarda, Però se ci pensi è impressionante. è impressionante perché, come dico sempre, questa macchina è nata in un'officina, non è nata in un'azienda d'automobili. Oltretutto un'officina fatta da fratelli, dove il più in vista era Alfieri, che diventa costruttore pilota perché poi la macchina debutterà alla Targa Florio e viene costruita. Oggi noi, chiaro, pensiamo alle stampanti 3D, pensiamo all'intelligenza artificiale, pensiamo a tutte delle tecnologie che ti possono aiutare, però io dico sempre, ma questi qua nel 26 poi le hanno replicate, perché non ne hanno fatto una sola, dove tu puoi dire, sai, l'arte, l'artigianato, no, le hanno poi replicate perché poi loro dovevano costruirle e venderle e dovevano essere performanti. Ti faccio notare una cosa, abbiamo i freni a cavo, perché si usava questo sistema che è come quello delle biciclette. Sì. Non c'era l'idraulica, Tu avevi un unico asse, vedi, su cui praticamente scorrevano questi alberi dove tu andavi a tirare le tue leve e andavi. Poi tu avevi il motore biblocco, perché non c'erano le guarnizioni della testa. Quindi testa e cilindro erano insieme. Quando parlo con qualcuno dico, prova a pensare come lavoravano questo motore per fare le serie delle valvole, perché non ci potevi andare dentro con un utensile. Certo. Era una complessità. E poi l'altra cosa, che lavoravano comunque con materiali molto innovativi, perché il motore qua il basamento è in magnesio. Pensate, Quindi 26. si cercava di ottimizzare e di utilizzare tutto quello che era la tua capacità di inventiva e qua i fratelli Maserati secondo me sono sempre stati un passo avanti perché non hanno mai potuto avere dei grandissimi capitali confronto chiaramente già solo all'Alfa Romeo che era chiaramente in quel periodo lì in Italia era diciamo il concorrente più incredibile per fare vetture da corsa. Questo era l'obiettivo principale, per andare a competere, per vincere e avere qualcosa da dimostrare in questo mondo qua. Ma quello che impressiona di queste macchine è che qualsiasi minimo dettaglio che vedi, ma anche le angolazioni, le curvature di tutti i pezzi, tutti i componenti e le soluzioni che hanno provato a trovare anche in quel periodo storico, tutto, ma letteralmente tutto è incredibile. Sì. E io non sono un amante di queste macchine qua perché non le conosco abbastanza, però poi quando me ne trovo davanti una e mi capita, ogni tanto mi capita, c'è bisogno di tanto più tempo rispetto a una macchina normale. Ti faccio un esempio perché molte volte la gente, questa macchina è senza batteria. Come fai a portare la benzina dal serbatoio al motore? Puoi usare la gravità, ma la gravità non ha pressione. Chiaro. Quindi essendo un motore col compressore volumetrico c'era un piccolo tubino che prendeva aria dal compressore, finiva sul serbatoio e metteva in pressione il motore, ma questo ti dava anche la possibilità che tu dovevi avere la pompa. Perché? Perché se tu facevi le curve e calava il numero di giri, tu dovevi avere la possibilità di pompare per tenere sempre la pressione elevata. Non a caso è a sinistra, dove c'era il copilota, perché una volta le gare erano in due. Certo, dove si mettevano non lo Vedi che è posso leggermente immaginare. disassato? Sì. Perché? Perché quando gli specchietti, qua è stato messo per un motivo diciamo moderno, ma una volta gli specchietti non c'erano. Quindi tu come facevi a vedere il cordolo della strada se tu di fianco avevi un meccanico? Quindi il meccanico veniva disassato per lasciare sempre il campo visivo al pilota a sinistra e a destra, che però aveva anche questa
questa funzione di pompare per tenere sempre la pressione attiva. È un insieme di cose. Poi ti faccio notare un'altra cosa, che questo per me è una roba incredibile. La macchina ha l'assale rigido davanti, quindi tu curvi come un trattore. Cioè cosa vuol dire? Che tu hai l'assale, le ruote sono vincolate, ma è un unico punto di spinta. Sì. E siamo nel 1926. I fratelli Maserati iniziano a intuire che si potrebbe lavorare un po' con l'assetto. E quindi cosa fanno? In questa macchina qua, che è del 33, tagliano l'assale, fanno le sospensioni indipendenti. Sono due molle, non sono molto lunghe, cioè Sì. le molle di torsione creano praticamente il carico. Sì. Ma qual è il problema? Il problema è che tu potresti avere una ruota su e una ruota giù, e quindi a te serve una scatola dello sterzo che quando spinge da una parte deve prendere quell'altra. Quindi loro inventano una scatola dello sterzo, ma c'è un altro problema, che tu potresti avere una ruota più alta e una più bassa, e quindi inventano l'unibolt. Quindi è un insieme di tantissime cose che creano, secondo me, la vera forza di questo periodo, perché non ci sono disegni al CAD, c'è il fatto di dire io ho questo problema, ci si mette lì e con delle soluzioni homemade, che sarebbe la soluzione più giusta, riescono a costruire queste cose qua. E io di queste cose qua sono estremamente affascinato, perché ripeto, oggi sarebbe una macchina moderna, oggi nasce con un team da 160-200 persone, c'è il marketing, c'è il commerciale, ci sono gli ingegneri, c'è quello che fa le omologazioni, ma queste macchine qua nascevano non ti dico nelle stalle perché non è il termine corretto. C'era proprio questa capacità, secondo me, di vedere le cose sempre tutte comunque riferite all'utilizzo. Cioè tu devi correre e io ti voglio dare la migliore macchina che io posso fare per vincere, perché poi i fratelli Maserati, loro nascono a Bologna, questa è una Maserati bolognese, anche questa, poi dopo si trasferiranno a Modena negli anni 40, però è il fatto di avere proprio questa capacità di trovare la maniera migliore con delle risorse veramente molto scarse, perché allora la Maserati come campava? Di queste macchine qua ne hanno fatte 5. 2 se le sono tenute per loro e 3 le hanno vendute a dei piloti privati, capito? Questo poi oltretutto è molto particolare perché penso che è l'unica macchina che è stata guidata da Varzi e da Nuvolari. Adesso non ti voglio aprire un mondo perché la famosissima sfida tra Varzi e Nuvolari è una cosa che negli anni 30 e 40 è stata veramente molto sentita. E sia Nuvolari che Varzi hanno avuto il piacere di guidare questa macchina qua. 6 cilindri in linea, 3007 di cilindrata, abbiamo 350 cavalli, abbiamo circa 300 litri di metanolo e era poi una benzina, perché tu avevi il metanolo, si usava perché teneva la temperatura molto bassa, perché se tu vedi il radiatore davanti è fatto con le canne di sigaretta. Sono tanti piccoli fogli di lamiera, vedi, Sì. uniti, saldati in testa, e quindi l'acqua passava tra le intercapedini di queste sigarette. Quindi ti puoi immaginare che il potere di raffreddamento era ridicolo. Quindi si usava il metanolo, ma il metanolo era molto secco e quindi dovevi usare l'olio di ricino. Ma non quello che tu oggi metti nel motore fuori bordo sintetico, no, l'olio di ricino è quello che se tu lo mangi dopo poi vai in bagno, capito? Quindi le macchine avevano questo odore quando andavano in moto anche. Poi la grandissima genialata, perché a un certo punto i Maserati iniziano a lavorare sull'assetto, ma l'assetto non basta. Perché? Le macchine erano tutte senza differenziale autobloccante, Certo. quindi avevano il differenziale normale. Quindi cosa succedeva se tu arrivavi di colpo sotto la curva? Nuvolari, che era diabolico in queste cose qua, cosa fece? Tu avevi una pompa dei freni unica, quindi quando schiacciavi la pompa dei freni le ruote frenavano tutte e 4. Si fece sdoppiare il comando, portò il comando fuori, questo è il frenamano. Quindi lui che cosa faceva? Non avendo il differenziale autobloccante, quando arrivava sotto la curva, frenava col frenamano e frenavi solo le ruote posteriori, portavi il culo, il retrotreno della macchina nella direzione giusta e praticamente potevi dar gas e le ruote non slittavano. È un animale, il pilota, che deve avere una sua strategia, passami la parola, una sua attività per arrivare a vincere, e sono anche questi piccoli segreti. Questo per me è il periodo più bello. Il periodo anteguerra per me è quello più mistico, perché la vita costava niente. La vita di un pilota non costava niente, cioè i piloti potevano morire. Certo. E le gare non erano brevi come lo sono oggi. Le gare duravano mediamente 3 ore e mezza, 4 ore e mezza. Poi c'è anche un altro aspetto,
che è quello che a me interessa di più. La vittoria all'Avus o al Nürburgring valeva di più di una medaglia olimpica vinta alle Olimpiadi, perché alle Olimpiadi secondo me vince l'atleta e vince la nazione, ma è l'atleta e la sua prestazione. Qua invece vince la nazione, perché qua è il fatto che la Maserati o l'Alfa Romeo vanno in Germania, Certo. corrono e vincono. Pensare che questi fratelli a Bologna decidono comunque di sfidare il mondo. il mondo, perché non dimentichiamoci che Benito Mussolini sposò la causa dell'Alfa Romeo e Adolf Hitler sposò la causa della Mercedes dell'Auto Union, quindi loro praticamente sono stati lasciati da soli. Tutto quello che i fratelli Maserati sono riusciti nella loro inventiva, con il loro rapporto che riuscivano a instaurare con i clienti, è stato per me qualcosa di eccezionale. Incredibile. E poi sta cosa del cambio in mezzo. Sì, sì. Questa cosa del cambio in mezzo Sì. con i pedali separati è... Sì, questo è un altro piccolo trucco. Una cosa che costava molto erano le fusioni, perché tu devi lavorarla. Quindi moltissime delle Maserati anteguerra hanno le fusioni che provengono dagli autocarri della Fiat, quindi molto resistenti, e quindi loro dovevano fare solo praticamente gli ingranaggi dentro, che però, se tu ci pensi, erano molto basici, perché tu avevi il primario, 4 marce non sincronizzate e praticamente il secondario, quindi loro arrivavano a costruire i cambi proprio utilizzando quello che tu vedevi, e chiaramente l'albero di trasmissione praticamente passava in mezzo e soltanto poi successivamente venne a qualcuno l'idea di andarlo a spostare, a metterlo sulla destra o sulla sinistra, come vedremo dopo nell'Eldorado. Però questo periodo qua, che è il periodo secondo me più dei pionieri, di quelli che provano a fare le sfide, è quello più bello. Sono convinto che molto del valore che oggi gli appassionati di auto ritrovano nella Maserati, o diciamo sentono ancora che comunque è un marchio vivo, secondo me è dettata proprio da questa semina iniziale che è stata fatta proprio in questo periodo, fino agli anni 50. Che purtroppo troppo in pochi conoscono. Perché oggi, lo dicevamo prima, è come parlare di Jurassic Park, cioè tu parli di un tirannosauro, hai capito? Però è molto importante vedere dove siamo oggi, ed è il motivo per cui noi nella collezione abbiamo la prima MC20 costruita, perché è giusto vedere l'ultimo capitolo. Però tu il libro, quando inizi a leggerlo, il libro di storia delle automobili, tu inizi dall'indice, poi c'è il primo capitolo. E questa è una storia che mi auguro abbia anche tantissimi altri capitoli, ma tu devi leggerli primi per capire dove siamo oggi, no? E la Maserati ha avuto proprio questa fortuna di nascere come vettura da corsa, di essere guidata e pilotata da uno dei fondatori che era Alfieri, di avere proprio nel DNA il fatto di trovare l'intuizione per vincere una gara, che era un'intuizione meccanica fondamentalmente. Andiamo avanti. Allora, guarda, se vogliamo... Passiamo lì. Guarda, questa è praticamente dello stesso periodo, è quella che veniva chiamata la Formula 2, era la vetturetta. La vetturetta. Perché al massimo potevi andare a 1.500 di cilindrata, invece nelle Grand Prix qua arrivavi fino a 4.000. Questa era l'addestrativa, e quindi era molto più piccola, ma siamo 1.500, questo è un 6 cilindri in linea, è un motore che sviluppava col compressore circa 195 cavalli, ed era sostanzialmente la vettura con cui tu entravi in gara. Però era molto ambita, perché mentre qua ti servivano motori da alte prestazioni, tantissime altre marche in questo periodo qua avevano costruito le loro vetturette. Una grandissima sfida tra la Maserati e la Era. La Era era una piccola azienda inglese che faceva queste vetture ed era il campionato promozionale. Il rischio è assolutamente uguale, perché il contesto, cioè, cambiava la cilindrata, ma tutto quello che avevi intorno era assolutamente uguale. Battere a 100, battere a 120 non è che cambia tanto. No, perché poi dopo qua tu avevi, poi sai, i regolamenti non sono come oggi che sono 500 pagine. Certo. Il regolamento era molto semplice. 4.000 di cilindrata, peso 850 kg. 1.500 di cilindrata e basta. Quindi, magari fosse così anche adesso. Hai capito? Quindi dopo uno poi si sforzava. Qua abbiamo già i freni a tamburo. E anche i bracci sovrapposti abbiamo già le sospensioni dipendenti, quindi c'è già una grandissima evoluzione della macchina, e tu pensa che questa vettura qua nel 1937 arriva già a essere 4 valvole per cilindro. Sempre con motore biblocco. Chiaramente non abbiamo differenziale, quindi è veramente molto... Già con il sistema di reazione freni. Sì, beh... Anche dietro uguali. I materiali, se tu ci pensi, erano poverissimi, perché non esisteva il materiale da motorsport.
Quindi capace che tu avevi il ferrodo normale, che poi chiaramente col peso diverso. Poi c'era anche un problema che venivano praticamente talmente stressati perché magari venivano utilizzati per tanto tempo, quando un'automobile magari invece normalmente non faceva tutti quei chilometri. Quindi stava già iniziando, secondo me, a esserci anche un'altra concezione di pensiero di iniziare a costruire con dei materiali specifici, perché chiaramente adesso noi tutte queste macchine qua le vediamo con delle gomme moderne, perché sono gomme che oggi rifanno, ma hanno delle mescole che sono completamente diverse. Le macchine una volta avevano proprio la gomma stradale, capito? E l'attrito era molto più basso. Qua invece facciamo un salto abbastanza importante, perché dagli anni 30 arriviamo agli anni 50 e qua abbiamo due capitoli importantissimi. 310 cavalli. Sì. Questo è un V12. Mamma mia. Questo è un V12. Allora, questa è l'ultima evoluzione della 250F. Questa è la macchina con cui Fangio nel 1957 vince il mondiale di Formula 1. È considerato oggi la Formula 1 degli anni 50 più performante, ma ha una particolarità, che noi qua abbiamo un piccolissimo problema. Il Maserati praticamente diventa l'auto da battere, ma stanno iniziando ad arrivare anche gli inglesi. Gli inglesi iniziano a fare un ragionamento completamente diverso rispetto agli italiani. Se tu ci pensi, noi italiani abbiamo sempre messo il motore come punto di partenza, forse è così anche oggi. Cioè, per noi abbiamo la meccanica, invece gli inglesi ragionano in maniera diversa. Cioè, gli inglesi dicono: il motore troverò qualcuno che me lo fa. Esatto. Però io intanto prendo quello che è la mia capacità che ho avuto in questi anni, che è stata quella della progettazione degli aeroplani. Quindi gli inglesi iniziano ad arrivare con dei concetti molto innovativi. Una delle prime vetture è la Vanval, che inizia già ad arrivare con delle macchine che possono modificare. Questa macchina qua, se tu guardi, non puoi fare niente, puoi fare solo la convergenza. Non fai il camber, non fai il caster, c'è un ponte de Dion che oggi farebbe ridere, hai una balestra. Sì. Quindi, e hai gli ammortizzatori Odell che vanno con un leveraggio a smorzare la corsa del ponte di Dion, quindi è incredibile. Sono delle biellette che sono grosse come le bielle motore, praticamente. Sì. Lo sviluppo non viene fatto come dagli inglesi pensando di fare uno sviluppo sul telaio. Si fa presto, facciamo un motore nuovo. E quindi qua dentro, macchina che era nata per tenere un 6 cilindri, viene messo un 12 cilindri 2005 di cilindrata. Tanti cavalli comunque per 200, 300, arrivavi quasi a 100 cavalli litro. Qual è la particolarità? In questo caso, allora, due problemi. Spazio. Il telaio nasce per i 6 cilindri, quindi io devo cercarlo di incastrare. Giulio Alfieri, che era l'ingegnere, pensa ad un cambio moderno e fa entrare l'albero di trasmissione a sinistra, quindi il motore viene disassato, ma tu hai la doppia accensione con lo spinterogeno, quindi tu hai 48 bobine sotto e hai praticamente 4 piatti sullo spinterogeno con 3 puntini l'uno. Cioè questo qua è, se tu sei amante degli orologi, è uno spinterogeno rattrappante, perché è il massimo della complicazione che tu puoi avere. Grazie a questa macchina qua, perché poi Fangio l'ultima gara la fa con il 6 cilindri, qua lui Berra, che guiderà l'ultima gara del Nürburgring, riesce a togliere punti agli avversari e Fangio riesce a vincere il mondiale nel 1957. Questo è il top, è quello che uno può considerare come l'espressione massima della Formula 1 italiana nel 1957. Incredibile. Con la seduta così verticale, il cambio a pavimento. Poi, se tu vedi le fotografie di allora, come sono i piloti? Tante cose, grossi. Sono grossi. Grossi e sporchi. Sporchi, non avevano... Cioè, sai anche perché era uno sforzo fisico talmente importante che non scherzo mica, le calorie servivano veramente. Quindi moltissime volte quando dici perché, se tu vedi Fangio, tu dici ma come può uno così che è così? Dice perché era un insieme di cose, cioè vabbè, lui poi era una cosa incredibile, perché io penso sempre che la sua fortuna è stata quella di fare queste gare, queste panamere, no? Queste carriere, americane, sudamericane, dove si correva per giorni con dei mezzi molto economici, quindi tu dovevi essere perfettamente collegato a sapere cosa stava succedendo. Ma non esistevano piloti piccolini o gracilini, quello sicuro. No, ma poi scusa, tu correvi senza cinture, correvi con dei caschi, cioè il rischio
Correvi qua dentro. Il rischio era incredibile, un rischio elevatissimo, era anche parte, secondo me, dello spettacolo che si offriva in quel periodo. Cioè, non ti nascondo che la gente un po' sperava. quella brutta abitudine che ha l'uomo. Sì, in tutto. Quindi, Anche perché il motorsport è nato ed sì, è stato così tanto amato. Sì, quindi era assolutamente una cosa concepibile. Poi, come vedi, tutte le macchine non hanno il contachilometri, perché il contachilometri era uno solo. Se vieni superato vuol dire che stai andando troppo piano. E le macchine di per sé erano macchine molto semplici, perché alla fine non ti veniva chiesto nient'altro che guidarle e di stare, tra virgolette, attento a quello che avevi davanti, che fondamentalmente era la pista. È incredibile, tutto quello che vedo è incredibile, ma cioè il sedile che si Sì, regge sì. da qui Sì, sì. sopra da solo questi due bulloni, due braccetti così, Sì, sì. e stai seduto molto verticale qua, con Sì. le gambe però stese, Sì. immagino, Sì, cioè perché stai tu sei dritto con le gambe dritto, così. sì, perché E praticamente il cambio ce l'hai qua. il cambio ce l'hai lì e quindi tu avevi sempre il tuo bel tank anche qua da 250-300 litri di benzina, perché le macchine consumavano In un modo impressionante. perché non c'era l'esigenza di consumare con quello che c'è tutto di dietro, perché tu devi pensare che questa macchina qua, io ritengo che sia stata sempre la grandissima differenza tra noi e gli inglesi. Questa macchina qua nasce a Modena in Viale Ciro Menotti ed è tutta costruita a Modena. Certo. Se noi prendiamo una macchina inglese, tu hai il telaio che è stato fatto a Birmingham, il motore che viene dal Kent, Sì. e quindi quando Enzo Ferrari li definì garagisti, no? Con un termine un po' sprezzante, però a fin dei conti, se ci pensi, era vero. Ah beh, sì. Perché loro Sì. alla fine assemblano, loro alla fine assemblavano, hai capito? Loro Quindi sono bravi a pensare come fare con quello che hanno a disposizione. Ma il il- crearlo di solito non era una cosa loro. no, loro non era. E poi c'era anche un altro aspetto, loro poi erano anche abituati a essere molto pragmatici, cioè, nelle cose, no? Quindi il fatto anche non so, che a un certo punto si sposa la causa di una determinata scelta e dopo che lì loro la tengono perché funziona, no? Is working, e quindi noi andiamo avanti così. Quindi questo io gliel'ho sempre molto invidiato anche la capacità di rubare tecnologia al mondo dell'aeronautica. Cioè, Facendo neanche sembrare più di tanto che stiano rubacchiando a destra e a sinistra, però sì. sì. Quello che mi impressiona, adesso mi sono messo qui, che ce l'ho proprio in asse, è tanto inclinato, è tanto fuori asse, motore e trasmissione, se aggirano il pilota è una cosa incredibile questa, se No, ci pensi oggi siamo abituati a vederle tutte perfette, sì, tutte... poi c'è un altro piccolo segreto, che il volano è più alto dell'entrata del cambio. Ok. Quindi è stato costruito un riduttore per abbassare l'albero di trasmissione. Penso Ma allo proprio. stesso tempo, Davide, è stato girato tutto il cambio, perché sennò tu giravi, se non giravi il cambio con gli ingranaggi, avevi praticamente 5 marce in retromarcia e Certo. una marcia in avanti. Quindi è veramente molto complesso. Allora, al di là della sinfonia di quello che il motore poteva dare a livello di suono per 12 cilindri, ma secondo me era proprio la sinfonia delle persone che lavoravano in questi posti, perché tutti dovevano essere in grado di fare una competenza specifica e farla, perché poi le gare erano tante, le macchine erano tante, poi dopo tu cosa facevi? La fortuna, qua siamo ancora nel periodo in cui l'autodromo di Modena c'è, tu provavi, montavi, prendevi il secchio con la vernice, scrivevi qua Modena prova 28 e la macchina andava direttamente in autodromo a provare. Non andava bene, tornavi indietro e la modificavi. Ora, se tu pensi che Modena a fine anni 50 ha vissuto sullo scontro Ferrari-Maserati in un posto che era grande così, che era la pista, ha creato praticamente la competizione pura, perché è come se tu oggi avessi due team di Formula 1 moderni che hanno la possibilità di girare tutti i giorni nello stesso tracciato, dove lo spione era il custode. Perché il custode dopo cosa faceva? Prendeva il tempo, certo. poi chiamava dentro e diceva: oggi Castellotti ha girato in 1.04. Poi dopo, allora pronti, provavi la macchina, andavi là e poi dopo provava Beracco alla Maserati, e allora dopo il custode telefonava in Ferrari, diceva: oh, è venuto Beracco rendi oggi conto? e abbassato, perché tu non potevi andare là a prendere i tempi, capito? Certo. Quindi è questa che è una cosa Lo spionaggio incredibile. industriale. Il spionaggio industriale.
Sì, solo che è fatto col telefono normale, capito? Cioè, il piantone dello sterzo Sì, scorre in mezzo in mezzo, perché non c'era posto. Ma tu ti rendi conto? Non E c'era giustamente posto. dove, se no, per forza Non là. c'era posto. Tra l'altro considerando che è disassato, quindi anche Sì, là è sì. tutto un giro, è No, una no, no, follia no, 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 totale. non c'era posto, era l'unico posto, penso che gli sia venuto assolutamente per fortuna, quella cosa lì. Perché non c'era altro posto dove farlo, dove Cioè, farlo. qua era una continuazione di rincorrere. E poi il Cioè, tempo, perché poi alla fine, al di là di lavorare anche tanto, il tempo comunque era l'unica risorsa, quindi bisogna fare velocemente e come si dice molte volte, buona la prima, perché sennò sarebbe stato veramente molto complesso. È impressionante tutto quello che vedo. Questa sarà la balestra Sì, trasversale, lì sì, era ancora sì, longitudinale. sì, sì. Qua oltretutto c'è anche una delle prime barre Panhard perché comunque, poi qua c'è il primo cantilever perché vedi qua rompono la balestra, la tagliano e la fanno lavorare al contrario, quindi è una sorta di cantilever evoluto. Questo è già un sistema abbastanza evoluto. Maserati su quasi tutte le macchine ha sempre avuto, l'ingegnere Giulio Alfieri è sempre stato molto legato al ponte di Dion, perché comunque non c'era ancora l'idea di fare le sospensioni indipendenti, perché comunque avevi ancora il motore davanti, le sospensioni indipendenti al di dietro le porterà un signore che si chiama Collie Chapman con la Lotus 18, che però poi era un'idea poi di Cooper, quella di mettere il motore di dietro, però sì, E poi qua si sono accorti che esiste una cosa chiamata baricentro, mi sa, perché tra quelle e questa passano 30 centimetri. sì, ma poi c'è anche un altro aspetto, che qua inizia ad esserci un po' di, non so, di bilanciamento, no? Più o meno. Invece se tu metti quelle macchine lì, noi praticamente abbiamo, ma anche a pieno di regime tu hai, 90% sì, contro cioè, 10. quindi Sì. qua almeno c'è Sì. un po' più di stabilità e quindi poi qua si poteva un po' lavorare con la balestra, quindi si toglievano le foglie di acciaio e rendevi la macchina un po' più performante. Queste si guidano tutte rigorosamente in controsterzo. Non c'è un'altra possibilità di guidare. Cioè, queste macchine qua, se tu hai piacere di guardare qualche gara, queste macchine qua oggi corrono ancora, c'è un campionato, ci sono 2 campionati in Europa, oltretutto uno è anche sotto l'egidia della FIA, tu le guardi, la macchina, cioè inizi la curva in Già un, storto. già storto, oppure in un punto che tu dici, ma questo dove sta andando? Però il fatto che tu comunque inizi e poi è vero, le macchine si guidano col sedere, cioè, quindi quando tu inizi praticamente a impostare la curva, e sono macchine morbidissime di assetto, Certo. perché tu gli devi proprio permettere di fare queste cose qua con delle gomme di nylon, perché le strutture di queste gomme qua sono nylon, e quindi la tenuta c'è, ma non è una tenuta fantastica. Intanto oggi le hanno un po' migliorate, queste macchine qua. Oggi girano con dei tempi, se noi ci mettiamo col cronometro sono un po' più veloci, ma è cambiato un po' tutto, è cambiato l'asfalto, le gomme, Chiaro. la performance, quindi oggi ci sono preparatori che ricostruiscono motori e riescono a ottenere anche molti più cavalli, però è incredibile vederle ancora girare e per me è una soddisfazione. Poi sei un appassionato di quel periodo lì, moltissime volte ci sono proprio ci sono gli stessi proprietari che le guidano, questo per me è fantastico. Invece di fianco abbiamo l'ultima monoposto costruita dalla Maserati 1958. Allora, questa macchina I qua cerchi si sono chiama, enormi, in termine 18. tecnico della Maserati, è la 420 M58. 420 sta per il 4002 di cilindrata, M per Maserati, 58 l'anno di nascita. Anche quasi cavalli. Sì, e tutti la conoscono come Eldorado. Sì. Questa è la prima vettura europea sponsorizzata da un'azienda che era esterna al mondo dell'automobile. È un'azienda che faceva gelati, l'Eldorado del commendator Zanetti, il famosissimo Camillino che voi vedete. La macchina viene espressamente costruita per la 500 miglia di Monza. Nel 1958 vengono chiamati dei piloti americani a competere sull'ovale, che non è quello di Indianapolis, perché non so se l'hai visto, Sì. le pendenze sono decisamente diverse. Sì. Questo imprenditore utilizza la macchina, oggi sarebbe uno strumento di marketing, Sì. perché oggi lo chiameremo un'operazione di co-marketing, no? Sì. Non voglio dire i tecnici del business, ma invece lui allora mette insieme 2 cose, il fatto che vuole pubblicizzare la sua azienda
C'è una gara che si chiama 500 miglia di Monza, stile americano. Io ho un'azienda che si chiama Eldorado, americana, il logo è un cowboy. Perfetto. Perfetto, faccio una macchina. Viene chiamato Stirling Moss a guidarla, 4.200 di cilindrata, 8 cilindri, siamo intorno ai 385 cavalli, quasi. Non c'è il cambio, ci sono solo 2 marce. Tu hai la prima per uscire. Ah, giustamente perché hanno un ovale. Esatto, e la seconda sei a 1-1 col motore. Quindi tu Assurdo. praticamente la guidi solo con l'acceleratore. Assurdo. I cerchi che tu vedi sono in lega perché i borrani superati 240 all'ora sul banking di Monza si rompevano, e quindi è la prima Maserati che utilizza i cerchi in lega. Dell'Alibrand. E ti dico la verità, la macchina da un punto di vista tecnologico è molto simile al 250F. Ha un telaio un po' più allungato, porta il motore del 450S, che è un'altra vettura sport che noi abbiamo qua, ma non è molto diversa. Qua l'unica vera cosa che hanno fatto è il cambio, perché non c'era un cambio a 2 marce, sempre col ponte De Dion. Le sollecitazioni porteranno alla terza manche, perché la gara venne fatta in 3 manche, perché non si riusciva per colpa di qualche costruttore, vedi la Ferrari, a fare le 500 miglia di seguito, cioè di seguito con il rifornimento, perché i serbatoi erano troppo piccoli. Quindi decisero di interrompere la gara in 3 manche. Devi pensare che Moss alla terza manche, mentre era quarto o quinto, quindi non stava neanche andando male, tu hai presente la scena di Ridolini? Lui si trova praticamente senza volante. 310 km all'ora. Nell'ovale di Monza la macchina praticamente perde il controllo perché lui non ha più la direzionalità della macchina, picchia contro i guardrail, perché per fortuna nella parte più alta c'è il guardrail, perché sennò lui sarebbe arrivato a Milano, sarebbe volato fuori, forse sarebbe morto. La macchina ritorna indietro, fa 4-5 pirouette e si ferma nel senso opposto da dove è venuta. Quindi la macchina, per lui, anche nella sua biografia, scriverà che è stata una delle peggiori macchine che ha guidato. La sua fortuna è stata che, adesso voi qua non lo vedete, ma la macchina aveva i ganci delle primordiali cinture di sicurezza, perché si correva col regolamento americano, però lui non è molto contento di questa macchina qua, perché chiaramente dice è stato preso una grandissima paura. Però ti dico la verità, il fatto di essere bianca, di essere comunque stata abbinata a qualcosa che ha creato l'Italia negli anni 60, questo gelato, quasi tutti l'hanno mangiato, ha fatto sì che questa oggi, in questa collezione di quasi 22 macchine, è quella più famosa. Vero. Perché è una macchina molto particolare. Questa tutti gli anni gira per il mondo, adesso a settembre andrà in Inghilterra, dove c'è questa manifestazione che verrà fatta proprio per i 100 anni dal debutto delle corse. È una di quelle più... Poi non mi chiedere perché, no, cioè è una magia, quindi si capisce anche abbastanza il perché. È l'unica nel 1998, quindi sono già passati un po' di anni, sono riuscito di nuovo a mettere Stirling Moss dentro la macchina, è stata veramente una bellissima esperienza. Questa macchina qua è nata in 4 mesi. Pensate. E c'era tutta la macchina, perché è bastato allungare il telaio di quella. Quando tu allungavi il telaio delle macchine, al posto di fermarti a 1,10 m con la sega, ma era così, eh? Sì. Ti fermavi a 1,50 m, poi facevi il telaio un po' più lungo. Una volta che comunque il progetto andava bene, tu lo allungavi. Il motore prendono quello del 450S. Alla fine le cose che devono veramente realizzare è il cambio, proprio perché si devono praticamente un po' così, non si poteva pensare, con le velocità di percorrenza non potevi pensare di avere un cambio normale. E anche qua abbiamo lo stesso concetto dei 12 cilindri, cioè tu hai l'asse del motore che è più alto di quello del cambio, e anche qua c'è stato un riduttore per abbassare tutto. Questo è impressionante, anche gli scarichi. Sì. Devi pensare che questa qua a Monza si girava in senso antiorario, quindi vedi anche tutta la macchina è stata praticamente progettata per il discorso della gravità, e quindi per tenere tutto da una parte, quindi l'albero di trasmissione passa a sinistra, quindi è molto particolare. Senso antiorario, quindi il guidatore stava vicino al guardrail. Sì. Tra l'altro io là ci sono stato a piedi e no, ma, fai fatica ad arrivare sopra. Allora, questa macchina qua nel 59 è andata a Monza, è andata a Indianapolis, scusa, per provare a qualificarsi, perché la macchina era costruita e quindi il commendatore Zanetti, la gara non si fa più a Monza, quindi chiede un aiuto all'Automobile Club per andare a Indianapolis. Qual è la grande differenza tra Monza e Indianapolis? Che Indianapolis il banking è veramente poco pendente, e quindi le velocità di percorrenza
sono molto più veloci e la benzina, la macchina girava così forte che centrifugava tutta la benzina all'interno dei pozzetti dei carburatori e quindi fu un Pensa te. mezzo disastro. Difatti loro poi correvano con un motore che è il motore più stupido del mondo, che è l'Offenhauser. Non so se tu l'hai mai visto, motore a corsa lunga, iniezione meccanica, è la roba più basica che esista, nel puro stile pragmatico degli Yankees, hai capito? E non andò benissimo, difatti poi la macchina ritornò a Modena, fu praticamente utilizzata come magazzino per reperire pezzi per le altre macchine, finché poi non è ripartito il restauro quando l'abbiamo comprata, e con lo stesso spirito con cui era stata fatta, utilizzando altre macchine, altri pezzi di altre macchine, abbiamo fatto anche più o meno in fretta a restaurarla, ma non è andata proprio così, ci abbiamo messo il suo tempo. Anche questo, qualsiasi cosa guardi è assurdo. Sì, sì. È incredibile. Tu hai il serbatoio e questa è la stina per fare il livello, hai capito, come se fosse una macchina normale. Sì. Così esterna Sì, e sì. poi Sì, elegantemente fuori, carenato, certo, sì. rivettato così. Assolutamente, con la ruota che passa praticamente quasi vicino alla scocca, e tu sei praticamente anche qua, non voglio dire una bara perché non è il termine corretto, ma sai perfettamente che c'era Una canoa, possiamo dire. c'era un elevatissimo rischio che tu potessi morire. Il rischio non era un rischio calcolato, era un rischio che non costava. Quindi non costando tu potevi Chiaro. fare... Se lo vuoi fare, questo è. Sì, Scarico da Turbostar. sì, poi libero, sai. Poi Sì. fuori dalle ruote perché così non crei turbolenza. 4-2-1. Sì. Invece qua abbiamo i due trionfi della tecnica, perché Qua cambia tutto qua cambia completamente. tutto. Qua abbiamo la grande fortuna però, che la Maserati inizia a capire che oltre al motore ci vuole qualcosa di più. E il signore che dà questa cosa, questo impulso alla Maserati, è un signore che si chiama Giampaolo di nome e Dallara di cognome. Queste macchine qua sono nate con le sue intuizioni e quelle di Giulio Alfieri. Le macchine che voi vedete qua davanti fanno parte della famiglia noi le chiamiamo, in inglese si chiamano birdcage, gabbie d'uccelli, ma noi che siamo emiliani un po' più pratici le chiamiamo spaghetti. Perché tutte e due queste due macchine, questa è la tipo 61 e col motore davanti, e la tipo 63 è col motore di dietro, il telaio è fatto di 200 tubi, 8, 10 e 12 mm di diametro. Peso del telaio 36 kg. Incredibile, impossibile. I più raffinati lo chiamano space frame, perché praticamente se tu ti immagini il gioco della settimana enigmistica, che è quello che tu devi unire i puntini, no? Sì. Devi unire i puntini per vedere la figura che viene fuori. Invece in questo caso qua i puntini sono i punti principali del motore, quindi gli attacchi delle sospensioni, e tutti questi punti principali sono uniti da questo tondino, perché è un tondino, e oltretutto è un tondino di materiale neanche tanto nobile, noi lo chiamiamo tondino da carpenteria, però l'insieme gli conferiva una rigidità e una leggerezza incredibile. Qua poi nella 63 dentro lo puoi vedere benissimo, questa è stata una macchina strepitosa. 4 cilindri in linea, 2008. Allora, questa è una time machine, non restaurata dal 1961. Noi non abbiamo mai aperto il motore, mai. Vabbè. Allora, tu vedi, hai praticamente tutti questi tubini, vedi Sì. che formano praticamente il reticolato del birdcage. Questo era un 4 cilindri che nasceva per le vetture sport, che viene praticamente inclinato per farlo stare dentro, e gli viene fatto un carter semisecco, una parte con l'olio e la parte esterna. la parte esterna, e una pompa di mandata e una di ritorno per portare l'olio dentro. 4 frenadisco, il motore in questo caso qua il regolamento permetteva di arrivare fino a 3000 di cilindrata, 4 cilindri, quindi insomma diciamo che il motore è un motore un po' particolare, perché un 4 cilindri 3000 certo, è una roba molto particolare. E questa macchina qua, che è la 2472, come puoi vedere ha avuto un debutto molto importante a Sebring con Stirling Moss e Graham Hill,
che oltretutto per Graham-Hill è stata l'unica Maserati che lui ha guidato, e poi è l'unica delle tipo 61 che ha vinto per 2 volte la 1000 km del Nürburgring, che dopo la 24 ore di Le Mans era una delle gare più importanti, perché poi tu la facevi nell'inferno verde. È stata anche in Abruzzo? Sì. È stata anche in Abruzzo? Sì, questa ha fatto la 4 ore di Pescara, sì. 61. Sì. Erano gare non titolate per il campionato sport, perché questo è un periodo in cui il campionato sport valeva di più ancora della Formula 1. Portellino per? Le batterie, ok. le 2 batterie e il tappo dell'olio, perché questo, essendo un karter semisecco, avevi la cosa. Chiaramente la guida a destra, perché allora le piste, girando quasi tutte in senso orario, il pilota aveva la possibilità di vedere molto bene il cordolo. Cambio a sinistra, ed essendo regolamento sport tu dovevi avere dentro che cosa? Il passeggero, e di dietro dovevi avere il posto per la ruota di scorta, la trousse degli attrezzi, e a Le Mans era obbligatoria la paletta per disinsabbiarti se andavi fuori. Qui il copilota era, a parte non so dire completamente diverso. No, beh sì, era solo finto. Sì. Non c'era assolutamente. La seduta è al pari del pianale. Sì, assolutamente. Non c'è nulla tra la seduta e No, tu l'asfalto. hai questo foglio d'alluminio Sì. qua, dove sotto c'hai 2 tubi e non c'è Sì. niente. Queste sono le macchine più belle da guidare. Hai una sensazione di copiare, cioè poi oltretutto la capacità di fare le traiettorie giuste, è incredibile. Pensando che è nata in pista, di queste ne hanno costruiti 17 col motore 2008 e 5 col motore 2000, perché era anche una validissima macchina per le corse in montagna. Con il più famoso dei piloti è stato Mennato Boffa, che ne ha vinte veramente tante di queste gare. Chiaramente tu avevi l'obbligo dell'impianto elettrico, quindi la macchina doveva avere le frecce, doveva avere gli stop e tutto. Poi dopo andavi a correre a fare la 24 ore di Le Mans o a fare la 1000 km del Nürburgring. Questa che vedi in questa configurazione è perché la carrozzeria la realizzò Drogo, e quindi gli diede, c'è anche corso, ho visto. sì, gli diede questa forma molto allungata, perché si iniziava già a pensare, Davide, a iniziare a dare del carico sul davanti. Erano già i primi concetti un po' di aerodinamica così un po' casereccia, no? Quindi si cerca di caricare l'avantreno con le vasche molto... le macchine sono molto profonde. Poi Drogo ha sempre avuto questo stile un po' così appuntito. Sono oggetti unici. Questa è quella su cui avrò più domande, Sì. A partire da ovviamente il serbatoio, perché Non ci arrivava. Non ci arrivava a fare le 2 ore. Questa macchina qua è andata a Le Mans con Scarfiotti e Vaccarella. tu pensi. E tu nelle prime 2 ore non ti puoi fermare a fare il rifornimento. Vengono sigillati, vedi? Non puoi fare liquidi. Vengono sigillati e ti vengono sbloccati dopo 2 ore. Quindi quando hanno capito che non si potevano fare 2 ore con i 2 serbatoi laterali, questa qua è un'invenzione di Dallara, quella di iniziare ad abbassare il baricentro per tenere la macchina più bassa possibile e per distribuire molto meglio i pesi. Qua è tutto, a parte che è l'unica che ho visto che ha certe cose, ma poi la strumentazione messa così, tutti i comandi, mi manda al manicomio. Sì. Poi tu hai, chiaramente, come ti dicevo prima, sempre tu hai tutte le tue frecce, tutti i tuoi interruttori, l'acqua, l'olio, la chiave, tutto. La macchina, quando andavi in verifica, era come se tu potessi girare per strada, hai capito? Tutto questo. Il fatto che tu abbia questo e poi decidere di avere il vetro fino a svetro, tra virgolette, vetro, che tu da qua dentro non vedi assolutamente niente. Poi ti faccio notare un'altra cosa, vedi che il fermo e alcune cose sono rosse nella macchina. Sì. Sono le uniche cose che tu puoi smontare per avere la facilità di operare sulla macchina, perché se tu coloravi il telaio con tutti i pezzi uguali, non potevi riconoscere quali si dovevano smontare, quindi i pezzi rossi erano tutti quelli che tu potevi smontare. Qua tu prendi il pilota, la testa ce l'hai qua, se prendiamo un calibro siamo a 25-30 mm con niente, capito? Quindi questa è una macchina incredibile. Questa è l'evoluzione della Tipo 61, perché anche qua si pensa che fare qualcosa di un po' più spinto, quindi si porta il motore di dietro 3000 V12, che nasce praticamente dal 250F, però la macchina nasce estremamente in emergenza, capito? Non c'è un vero e proprio progetto, quindi la macchina ha dei problemi molto grossi, è molto sbilanciata col peso, le velocità iniziano a essere veramente molto importanti, fatto segnare quasi 300 km all'ora. Quindi... Cioè 300 km all'ora qua dentro, ragazzi, guarda, è tosta, soprattutto quando tu stai guidando forte. Mi è capitato magari con macchine a metà progetto, no? Che sono ancora da montare, e quindi giri che hai tutta la meccanica un po' in vista, ma farci veramente una gara di durata stando seduto qua dentro. La cosa che mi ha sempre lasciato molto perplesso è il pensare di farne 24, perché una gara di durata tu ti iscrivi per arrivare al traguardo, perché sennò sarebbe
una follia. Questi partivano così un po' all'arrembaggio, hai capito? Con delle cose pittoresche, perché Col tergicristallo sì, il tergicristallo, ma poi non so, di 20 ti centimetri. faccio notare, non so, cioè, penso che il problema minore fosse alleggerire E invece l'hanno Però, bucato tutto. certo, perché è nel tuo DNA quello di bucare, tenere le cose super leggere. Ti faccio notare anche questa cosa qua, perché queste, non so, diciamo che sono state fatte con un materiale, ma andiamo ad alleggerire un foglio cioè, le luci per illuminare i numeri di notte. Sì, è una cosa pazzesca. Gli pazzesca. scarichi incassati così pure. Sì, tu qua hai il piccolo 12 cilindri, che poi è lo stesso motore che tu hai là, vedi? Follia. Tutto una follia quello che vedo. Questo oltretutto ha una particolarità anche, che questa è una delle prime carrozzerie realizzate in Peralluman. Pensate, Che lo era- stesso LGTA e Sì, Fulvia. sì, che aveva un piccolissimo problema, che se picchiavi tu non lo potevi aggiustare. Carta stagnola praticamente. Perché una volta che prendeva la forma, Come la carta stagnola. noi abbiamo avuto la fortuna che questa macchina, Davide, è stata restaurata da 4 meccanici che hanno lavorato negli anni 60 dentro alla Maserati, tra cui il carrozziere, che si chiamava Anselmo Gentilini. Quando ha voluto farmi vedere come funzionava il Peralluman, che lui gli dava un colpo, si flette, perché è un prodotto che si flette, ma non riesci più dopo a riportarlo nella stessa posizione di prima, perché aveva un peso specifico un po' più elevato, hai capito? Questa è una delle mie favorite, ma non tanto per la macchina, perché proprio, come ti dicevo prima, ho avuto il piacere di condividere il restauro con questi 4 meccanici che mi hanno fatto un po' ritornare indietro, come se tu avessi la DeLorean di Back to the Future, hai capito? E per qualche mese abbiamo respirato un po' lo stesso spirito che c'era in azienda in quegli anni lì, che era assolutamente di sprovveduti, perché non può fare 24 ore una macchina così, cioè se tu ci pensi Ci penso da quando lo sto guardando. Sì, sì. Un'ora basterebbe, non 24. Sì, un'ora. Un'ora basterebbe essere una follia. Sì, sì. 320 cavalli. Sì. 730 kg. Sì. Vabbè. 12 cilindri. Qua. Lucetta di servizio? Sì, perché questo era obbligatorio, perché se la macchina fosse arrivata la sera tu dovevi illuminare i numeri, quindi tu avevi le luci anche sui numeri, non tanto sul davanti, Sì, ma sì. laterali, perché quando passavano così i commissari ti vedevano. Sì, tutti e due i lati, Sì, anche sì. la lucetta sul Sì, contagiri. chiaro. Non erano assolutamente illuminati gli strumenti. Pensa quando passavano di notte, all'epoca tutte. Erano, non lo so, degli unicorni. Cioè una roba che non può mica esistere in natura, perché se tu ci pensi può nascere solo veramente per uno spirito veramente di abnegazione nelle competizioni, perché lo vedi già che è un oggetto pericoloso questo, cioè nel Sì. senso si vede già così. Dichiaratamente. Sì. Qua facciamo un bel salto. Sì, qua siamo già negli anni 70, questa è una macchina molto importante perché Guy Ligier, che si inventa questa piccola macchina, piccola perché le dimensioni non erano molto elevate, la versione che tu vedi qua è una delle 3 costruite per correre, e chiaramente la gara più importante, più ambita è la 24 ore di Le Mans, e quello che tu vedi dietro sul cavalletto che l'abbiamo tirato fuori è il motore con cui questa macchina qua è andata a Le Mans, che è un motore Maserati, 6 cilindri. Qua abbiamo messo un motore normale, tra virgolette, sempre un motore da corsa, carter secco, ma è normale. Invece questo qua è 3000 V6, 4 valvole per cilindro, iniezione meccanica. Era un motore che faceva già quasi 400 cavalli. Madonna. Si andava già oltre i 100 cavalli litro con questo motore qua. Vedi com'è compatto, il motore è compattissimo, sì. La vettura non era neanche male, perché poi queste correvano nel gruppo 5, quindi quelle un po' più libere di regolamento, e avevi la carrozzeria in vetroreggiano, quindi non era neanche male. È chiaro che tu con 3 macchine non puoi pensare di avere lo stesso sviluppo che poteva avere la Porsche in quel periodo, quando aveva molte macchine. Quindi sono tutti sempre dei sogni questi, di poter comunque arrivare a tagliare alla fine dopo 24 ore con una macchina che sai che non ha esperienza. Questa senza nessun tipo di appendice aerodinamica, tra l'altro. No. Anzi. Questa è nell'ultima configurazione in cui l'abbiamo lasciata, perché dopo aver corso in pista
ha fatto per 2 anni il campionato francese in salita, Ok. e quindi viene usato in salita. Sai, in salita non hai bisogno di tanto carico, quindi no, la macchina che andò alle mani aveva l'alettone di dietro, aveva l'alettone davanti, e anche qua riconosci tante cose che poi vedi nelle altre macchine. Il motore praticamente qua, dietro il pilota. Qua era già un po' più evoluta la macchina perché aveva un telaio tubolare, Mhm. quindi era già una macchina molto prestazionale. Qua arriviamo primi anni 2000. Qua c'è il rientro delle Maserati alle corse, qua siamo già abbastanza evoluti. Qua sinceramente per me è molto bello averla perché fa sempre una continuità con la storia che devi raccontare, però Beh. io arrivo lì, perché qua è già motorsport, cioè qua è già... Sì, beh. c'è già l'elettronica, c'hai Tanti compromessi già. i sensori. Questa è una macchina derivata dalla serie. Sì, sono tutti derivate dalla serie, macchine che non sono nate per correre, Certo. nate per andare in pista, e poi chiaramente con le modifiche, quindi cambi i freni, perché poi il problema è sempre questo, no? Tu prendi una macchina che nasce per andare per strada e poi dopo pretendi che freni. Quindi il primo lavoro che fai è che tu la macchina la devi frenare, perché motore ne hanno sempre avuto. Questo è un 8 cilindri, quindi... Da cui cerchi con razze molto curiose per ospitare pinze perché non previste. perché non ci stavano, quindi Certo. usavi degli offset Si vede abbastanza degli chiaramente. offset molto spinti, 4.200 di cilindrata, cioè poi oltretutto 420 cavalli, cioè, ma forse anche troppo, hai capito? Qua la Maserati ne costruisce un discreto numero perché poi farà un trofeo dove le macchine praticamente erano tutte uguali. Tecnicamente, come in tutti i trofei, si combatteva quasi ad armi pari, però chiaramente la macchina non era nata per le piste, quindi anche il cambio, che è uno dei primi cambi elettroattuati, non era velocissimo, il differenziale non stava dietro, cioè era tutto un problema, però penso che l'impegno più sano è il fatto comunque di aver riportato quell'azienda a rimettersi in gioco con le corse, e ritorniamo un po' all'inizio nel 1926. La livrea che tu vedi è una livrea molto particolare perché è la livrea con cui gli Stati Uniti possono correre nelle gare internazionali. Molte delle Maserati, perché la Maserati ha avuto anche una storia molto, molto interessante negli Stati Uniti. La sorella di questa macchina arrivò terza alla 24 ore del Le Mans del 61, era bianca con le strisce azzurre, e quindi qua giustamente è stata riprodotta per così anche il ricordo di questo periodo. Ma hai visto sicuramente anche l'MC12 che ha ripreso un po' queste linee, perché insomma noi siamo rossi. Adesso voglio farti vedere 2 macchine molto particolari, perché una noi lo chiamiamo la grande bellezza e l'altra il mostro di Modena. Adesso ti faccio vedere la prima macchina, che è questa che noi chiamiamo il mostro di Modena. Questa è la massima espressione delle vetture sport a Modena. 450S 1957, solo 2 persone sono state in grado di guidarla, Fangio e Moss. Il cambio era un cambio talmente grande, perché siamo col motore davanti, trazione posteriore, che nel gergo Modena veniva chiamato il porcellino, perché smontato sembra un porcellino. Hai sempre il solito sistema col ponte de Dion, e questa era la macchina per fare le gare sport, tra cui anche la 1000 miglia. E questa macchina qua ha partecipato all'ultima miglia del 57, che sai che dopo l'incidente di Deportago si è praticamente chiusa. È stata vista anche nel film, quello di Michael Mann su Enzo Ferrari. Questa era la macchina con cui si sfidava. Siamo ancora nel periodo in cui le vetture sport e la vittoria di una gara sport vale di più della Formula 1. Non c'è storia, la Formula 1 arriverà dopo a essere più importante delle vetture sport, però si nasceva prima con le vetture sport. Telaio tubolare, 450 cavalli, 8 cilindri, Mamma mia. e tu hai la particolarità che la macchina, essendo sport, doveva essere praticamente indipendente, perché tu dovevi metterla in moto, quindi tu hai la batteria con il motorino ad avviamento sul volano montato dentro, di natura motonautica, il dinamo e lo spinterogeno. Una volta che la macchina partiva a 4 cilindri, perché tu hai la doppia accensione, dopo la dinamo, girando più forte, andava a dare corrente anche a tutte le altre candele. Infatti si sente sempre nella messa in moto che partono
da un lato e poi esatto, dall'altro. così. Sì. Questi sono i famosissimi 48 IDM, dove l'ID identificava i Weber ed M era per la Maserati. Questo è lo stesso motore che c'è nell'Eldorado, però questo nella sua massima espressione che è 4002. Pensa che questo motore nel mondo della motonautica è arrivato fino ad avere una capacità di 6.500 di cilindrata. Anche qua vedi hai il riduttore, perché anche qua c'era bisogno di portare l'albero motore verso il basso. Questa è una macchina incredibile. Solo Fangio era in grado di guidarla, perché era veramente un mostro. Era veramente un mostro. Freni a tamburo. Ovviamente. È mostruoso. Questa poi ha avuto anche una versione chiusa, disegnata da Zagato, con una piccolissima nota inglese, perché la macchina fu realizzata da Zagato, ma la linea venne progettata da un signore che si chiama Frank Austin, che è stato quello poi che ha fatto la Lotus Elite ed iniziò con la Marcos, che è stata la prima macchina di Jackie Stewart, che è la prima macchina completamente di legno. E anche qua tu avevi contenitore della ruota di scorta, 2 posti, tutto l'impianto elettrico e questo è mostruoso, mostruoso. Dal mostro di Modena passiamo alla grande bellezza. Che poi così grande non è. No, però si chiama la grande bellezza perché ne hanno costruite solo 4. Questa qua si chiama A6 GGS Berlinetta Pininfarina. Tu sai da dove viene il nome Berlinetta? Allora, i condannati a morte venivano prelevati dal carcere e venivano portati al patibolo con una carrozza. Questa carrozza si chiamava berlina. Tu pensi? Il modo di dire ti metto la berlina è perché per far vedere il condannato le berline, queste piccole, avevano praticamente le grate di fianco in modo che il pubblico potesse vedere i condannati, hai capito? Quindi il nome proprio berlinetta è perché è una piccola carrozza, in questo caso qua hai 2 posti, 4 realizzate. La cosa incredibile è che questa macchina qua, Davide, è nata su un foglio di carta. Quindi è stato preso un foglio, una matita e l'ingegno di una persona che si chiamava Aldo Brovarone, che disegnava per Pininfarina, pensando di portare e di rinchiudere in questa linea tutta la storia della Maserati. Noi davanti abbiamo una monoposto, se tu vedi la griglia, e la capacità che lui ha avuto di mettere le luci di dietro, più arretrate, ha fatto sì di portare fuori questo muso e di creare questa linea pazzesca. Questa linea di cintura che tu vedi, se lui la continuava, praticamente finiva qua, ma tu non avresti avuto lo spazio per lo scottimento. Quindi questa pinnetta, oltre a essere estetica, è anche il parafango della macchina. Quindi in quest'area qua metti insieme l'estetica con la parte tecnica, ma fatta con una matita. Poi lui ha preso questo foglio, con questo schizzo, l'ha dato a un altro signore che si chiama carrozziere, ha preso dei fogli d'alluminio, li ha battuti su dei pezzi di legno, li ha modellati, poi allo stesso tempo un altro signore che si chiama meccanico ha fatto la carrozzeria, questa pelle, come noi la chiamiamo in gergo, è stata montata sopra questo telaio con il motore ed è tutto stato un passaggio, se ci pensi, di competenza. Cioè io faccio qualcosa, poi so che dopo ci sarà una persona che quella cosa lì me la fa, per poi dopo andare a un meccanico che me la farà, fino ad arrivare a un pilota che la guiderà. Ognuno preoccupandosi da morire di quello che farà il prossimo perché ci terrebbe Certo. in un modo impressionante che oggi è impensabile. Però se tu ci pensi, tutto quindi nasce sempre dal fatto di mettere insieme delle competenze, ma partendo veramente da... Questa macchina qua era normalmente conosciuta come barchetta, cioè erano 2 posti senza tetto, ne hanno costruiti 50. 4 clienti molto speciali si erano stancati di prendere l'acqua e quindi hanno chiesto alla Maserati se si poteva fare una berlina e quindi hanno inventato questa macchina qua che oggi è una macchina molto elegante, ma allora era una macchina per correre. Quindi tu hai a sinistra il tappo del rifornimento veloce per la benzina, hai il tappo dell'olio perché è un carter secco, 2000 di cilindrata, siamo oltre 200 cavalli ed è una pelle praticamente cucita su un telaio,
4 marce. Dai, che bella leva. Forse è la Maserati più rara una delle Maserati più rare del mondo. Telaietto X Sì, così a vista. sopra, certo. Questa è una delle più rare perché delle 4 costruite ne sono rimaste 2 sempre insieme. Cioè, questa è una macchina che ha motore, telaio e carrozzeria che non sono mai stati separati. Ce n'è ancora un'altra, le altre hanno avuto vicissitudini in particolare perché la macchina, non ti nascondo, che è veramente molto scomoda e quindi col tempo è stata scarrozzata e modificata. Oggi però è una famiglia di 15 macchine, perché chiaramente col tempo i collezionisti o qualcuno ha voluto fare la replica. Comunque oggi rimane per me la Maserati più rara, quella più rappresentativa, perché qua c'è tutta la storia della Maserati. Finisco con un'altra piccola curiosità. Davanti c'è un tridente molto grosso. Stonnerebbe un po' con la linea, ma anche queste macchine qua. Ma qual era il problema? Tu nel 57, se guardavi la 1000 miglia o la targa Florio e la macchina usciva da quella porta là, come facevi a accorgerti che era una Maserati? Potevi anche applaudire per una Ferrari, perché erano tutte rosse, e quindi per quello che si ostentava il fatto di mettere un logo così grande, perché tu dovevi far sapere che era una Maserati, perché come si dice a Modena, nessuno tira a vedere il logo sul cofano. Anche perché non è che passavano lente. No, passavano velocissime. Questo è incredibile. Questo è un piccolo portabagagli? Sì, qua c'è la ruota di scorta. Ma non ci metti i bagagli anche? Sì, devi averlo, perché qua ci andavano gli attrezzi. Vedi? Vabbè, ok, sì, giusto gli attrezzi. No, perché tu eri comunque obbligato, la Sì. macchina doveva avere tutte le sue caratteristiche di una vettura normale, quindi avevi la ruota di scorta, il posto per il crick, poi tu hai sempre il classico pezzo di legno che Certo. oggi questo qua non si trova quasi più per fermarlo, il serbatoio e tutto. Questa cosa qua, io quando ho parlato con Aldo mi ha proprio spiegato che è stata una rivoluzione, perché tu le macchine le facevi sempre finire sulla linea del radiatore, perché il fanale per un designer di quel periodo lì è sempre stato un elemento ostativo, perché Sì. il fanale era rigido, cioè dovevi per forza metterlo dritto e Per di più tutti uguali, perché tutti più o uguali, meno... quindi lui disse ma le Maserati facevano le monoposto, quindi lui si è inventato una monoposto, questa particolare raggiatura di unire, se poi dopo tu le vedi sono finite in tutte le Testarossa, le Ferrari, 250. sì, 250 che sono tutte così. Sì. È proprio una cosa molto particolare. Qua c'è proprio un po' di futurismo nel vero senso della parola. Sì, perché... Una macchina che sembra che si muova anche da ferma. Ma come hai fatto a disegnarla? Se tu guardi i bozzetti di allora, non sono disegni precisi, cioè sono linee. Se tu la guardi e pensi, siamo nel 1953, quindi c'è veramente un foglio, una matita e questa capacità di tirare le linee, perché alla fine quando Bravarone ha fatto lo schizzo, ma mica l'ha fatto preciso, cioè non ha detto da qua a qua sono 1,25 mm Certo. con questo raggio, quindi c'era anche la capacità di vedere il prodotto finito, cioè di vedere, cioè secondo me lui nella testa aveva questa macchina, poi dopo chiaramente lavorando per Pininfarina gli vai poi a mettere quegli elementi, hai capito? Perché questo diventa un elemento estetico ma allo stesso tempo diventa anche un elemento funzionale per aprire il cofano, oppure le trabocchette, oppure questo tetto molto piccolo, quindi è veramente un mistero. Per me rimane un mistero questa cosa qua, perché io sono convinto che con tutta la passione, se io anche oggi, magari tu sei appassionato di carrozzeria, no? Ti piace fare, a Modena vengono chiamati battilastra, perché si partiva dalle lastre di alluminio. Se io sono molto appassionato di estetica di autovetture, faccio il designer, chiamiamo così, e tu sei appassionato d'alluminio, io sono convinto che se io ti do un mio disegno, tu lo guardi e mi dici, cioè, Matteo, non è che lo posso fare. Quindi questo era veramente una catena perfettamente ogliata. Il carrozzaio che dava, il designer che dava il disegno al carrozzaio, il carrozzaio che parlava con il meccanico, il pilota che dava le sue sensazioni e poi dopo si ritornava indietro a fare tanti piccoli aggiustamenti. Tutti mondi che di solito sono popolati da persone totalmente diverse, cioè chi sapeva guidare normalmente non sapeva disegnare, chi sapeva disegnare normalmente non sapeva battere la lamiera. E quindi... poi tutti col fatto Davide, di fare presto, certo. cioè di fare una cosa in tempi anche rapidi. Le prime vetture sport che ci sono, Gentilini che è stato questo carrozzaio che per esempio ha fatto la tipo 63, lui mi ha sempre detto quando c'era molta fretta cosa si faceva? Si prendevano i barattoli di vernice, si appoggiavano sulle ruote e quello lì simulava lo spottimento.
della carrozzeria. Poi si andavano a disegnare con un filo, con uno spago, gli eventuali cofani e poi si iniziava a tirare il filone, no? Cioè il manichino di come sarebbe venuta la macchina. E se tutto andava bene, tu in 7-8 ore lavorative eri molto vicino alla versione definitiva della macchina e poi rimaneva quella lì. Impensabile. Abbiamo finito tutto il reparto, diciamo, racing e qua invece inizia tutto il glorioso periodo delle GT, partendo dall'ultima vera Maserati che è il 4009 Bora, disegnata da Giugiaro e Colitel Design. La cosa che ci tengo sempre a dire è che Giugiaro è l'unico designer che oltre a disegnare le costruisce le macchine. Quindi lui aveva questa grandissima capacità di vedere il progetto a 360 gradi. Qua siamo alla fine degli anni 70. Questa è una grandissima macchina, secondo me. Ha solo un peccato, che purtroppo non è tanto cattiva. È nata per essere una vera GT. La Maserati ritorna col motore posteriore, 4009 di cilindrata, però se tu la paragoni alle altre macchine, è una macchina ancora molto elegante, che di queste poi ne hanno costruite molto poche. Questa che tu vedi è l'ultima costruita in azienda. Invece di fianco c'è una macchina molto particolare perché è sì un Merak. Ma è turbo. È turbo, perché da qua, L'ho detto prima. perché da qua è nata la storia della turbo in Maserati. Pensa te. Perché dimostrano a De Tomaso che con poco si poteva prendere un po' di cavalli. Il kit è un turbo soffiato. Questa è praticamente la mamma di tutte le biturbo. Questo lo tengo su io. Tu avevi la turbina, lì, del gas di scarico. Adesso qua noi l'abbiamo aperto perché comunque la macchina non è quasi mai andata, quindi c'è dei problemi di raffreddamento e tutto. Poi dopo tu avevi praticamente la vaschetta dove erano dentro i carburatori che era tenuta a stagna. La prima Maserati biturbo erano così, si chiamano turbo soffiati. E quindi questa è stata il primo momento in cui si capisce che si può portare cavalli con poco e con un'applicazione veramente molto, molto, molto semplice. Poi dopo da qua lui svilupperà e farà la sua storia con le biturbo. Questa è una versione molto particolare perché oltre ad essere l'unica turbo è anche quello che noi chiamiamo il Merak America, perché lo vedi con questi parafanghi molto, molto grossi e all'interno della Bora. Quindi questa è proprio, siamo molto vicini a un Frankenstein. Quindi se tu vedi si inizia già a fare saving, perché la macchina nasce dopo la Bora, sfruttando lo stesso cofano, la parte davanti. Tu devi pensare che Giugiaro, questi due elementi che sono in plastica, sono assolutamente finti. Cioè la macchina potrebbe girare anche senza. Però la genialata è che se tu la macchina la vedi di fianco, hai comunque la linea di una vettura completa. Senza sarebbe un pick-up. E difatti le prime poi giravano senza Modena, sembrava un pick-up americano. Quindi questo è molto importante proprio perché traccia l'inizio della storia in Maserati e siamo un anno prima della nascita poi della prima biturbo. Qua iniziamo a entrare nei grandissimi designer italiani, Camshin, Bertone, periodo in cui la Maserati è di proprietà della Citroën, grandissima macchina. Bertone ha questa mania di rompere le linee e di creare delle linee molto spigolose, arrivando al controsenso che per fare la manovra di dietro dobbiamo metterci un vetro. Quindi l'ultimo elemento che tu vedi di dietro è proprio un vetro perché sennò non vedresti dove si va. Questo è un 4009, i motori 8 cilindri Maserati sono tutti più o meno simili, partendo da quelli da corsa, arrivando oggi alle Ghibli, a 4 porte prima serie, alla Camshin. Questa è nella classica configurazione 2+2, cioè tu avevi praticamente il posto per 2 persone, poi dopo avevi 2 strapuntini con questi spazi molto abbondanti per le valigie, perché una volta la gente viaggiava con le valigie e quindi non c'era il trolley, capito? Quindi poi nella valigia ti portavi il cappotto, non è che allora c'era il piumino a 130 grammi, capito? C'erano proprio i cappotti, le pellicce, avevi i cappelli un bel portabagagli tra l'altro. Sì, stiamo parlando di 500 vetture costruite, più o meno. Invece questa qua è la signora delle signore, è la mia preferita. Noi qua l'abbiamo sia in versione coupé, 1400 esemplari, 125 esemplari in versione Spider, una delle Maserati più rare. La macchina
che ha fatto arrabbiare tantissimo Mr. Ford. Allora, la macchina che voi vedete, questa qua, è nera ed era soprannominata Calimero, del cartone, sai, il Certo. pulcino. Questa perché era la vettura aziendale con cui venivano fatti i test, andando a sigillare il cofano per vedere quanti chilometri la macchina poteva fare con 10-12 mila chilometri, per guardare il consumo dell'olio. La particolarità di questa macchina, innanzitutto, è disegnata da Giugiaro, siamo con la Ghia, telaio tubolare, prima macchina che nasce con i fanali a scomparsa, proprio per ritornare all'elemento prima che i fanali erano assolutamente stativi, carter secco. La particolarità è che Henry Ford ne comprò una, chiamò tutti i suoi ingegneri e disse: voi adesso mi dovete spiegare come una piccola azienda italiana di Modena riesce a fare delle macchine così belle senza avere la nostra forza, il nostro know-how. Allora questo io ritengo che sia la capacità, perché noi vediamo un'automobile, potrebbe essere un Alfa Romeo, potrebbe essere una Ferrari, potrebbe essere quello che vuoi, però secondo me queste macchine qua sono nate da noi perché noi qua dentro abbiamo il cibo, la musica, l'arte, i monumenti, i quadri, i pittori, Le donne. i paesaggi, il mare, le linnee. La capacità di pensare ad un oggetto italiano nasce proprio da questa cultura che è veramente molto forte ed è per alcuni versi, per altri, ahimè, irriproducibile. Quindi e questa è la nostra forza, perché questa è una Maserati. Questo proprio lo vedi, cioè non c'è, Sì. c'è tutta la sua storia, la linea, il fatto di aver voluto tenere questa linea così bassa ma così lunga, il fatto che da qua a qua questa linea qua è un unico pezzo, cioè questa macchina qua, se tu vedi, è fatta da due linee. Tu hai la linea di cintura che è praticamente quasi tutta sullo stesso livello e il tetto, basta. Il vetro, Davide, è elemento di continuità della scocca, dove dentro poi tu devi tenere le valigie. Qua c'è ancora più spazio. Cioè, qua c'è ancora più spazio. No, qua ci dormi qua. Cioè, ci dormi, perché poi dopo tu hai due sedili di dietro scomparsa. Perché dopo che te la compravi, i soldi per dormire non ce no, l'avevi vabbè, più, adesso Qua però ti dico, veramente sono. è gigantesco. Poi sai, poi cioè, non c'erano i limiti di spazio, no? Specialmente per macchine di un certo tipo rimane una macchina lo stesso compatta. Noi oggi la vediamo molto lunga perché è una linea molto affilata, ma la macchina, credimi, ha delle dimensioni assolutamente normali. Quindi questo è incredibile. Sì, questo è veramente incredibile. Questa è una delle mie preferite. Poi nella versione Spider ancora di più, perché se tu pensi che Giugiaro è riuscito in una cosa incredibile, cioè lui taglia la macchina mantenendo la stessa linea, mantenendo le stesse portiere, lo stesso cofano, lasciando lo spazio per i bagagli di dietro e mettendo la cappota scomparsa. Game over. Game over. Qua abbiamo la Mistral, disegnata da Vignale. Colore bellissimo. Questo è un verde bosco, come lo chiamiamo noi. Grande particolarità di questa macchina è che la Maserati porta la presa dell'aria del radiatore sotto al paraurti anteriore. Anche questa qua i numeri sono più o meno uguali e anche di questa c'è la versione Spider costruita in 125 e 125-130 esemplari. Era la macchina favorita di Alberto Sordi, siamo nel periodo della dolce vita, insomma. Anche qua un portabagagli incredibile. Sì, ma perché viaggiavano? Ma anche più alto, questo è veramente... Perché viaggiavano? Tu la macchina la prendevi proprio per viaggiare. Allora sai, sono la definizione giusta di gran turismo. Esatto. Perché tu viaggi con la macchina. Questo è un 6 cilindri, il motore è un 6 cilindri in linea, deriva direttamente dal mondo delle corse perché tutta la tecnologia che si era sviluppata nel mondo delle corse viene messa nelle vetture stradali, sia in iniezione che a carburatori. Cioè, guardi tutti i particolari, cioè, guarda questo paraurti che arriva come elemento di taglio del parafango di dietro per andare a compensare il davanti. Un incubo di un ipotetico restauro, una cosa del genere. Oggi è un incubo. Oggi è un incubo. Come anche questo. Comunque questo. una delle cose più belle di questo tipo di macchine, come giustamente hai detto tu, vere GT, avevano una visibilità incredibile. Cioè anche dietro, fare manovra con una macchina così, oggi non è più così. No. Una macchina di oggi che deve fare questo lavoro qua, tu ci fai una manovra senza telecamere e quant'altro, tu sei impossibilitato. E qua invece tu ti giri, ma anche per vedere un sorpasso, poi non avevano specchietti, quindi comunque tu ti giravi, no? E vedevi tutto, perché non hai punti ciechi.
Poi come dicevi prima, queste macchine qua come si montano, si smontano. Cioè erano nate per durare queste macchine. Non c'era l'invecchiamento programmato. Questa invece è la signora, noi la chiamiamo la Dama Bianca perché è stata la macchina che è venuta dopo le competizioni, 3005 GT, carrozzeria Touring con lo schema super leggera, quindi carrozzeria in alluminio graffata al telaio, 6 cilindri in linea, cambio ZF, 2 freni a disco, finestrini elettrici e radio. E la Maserati si presenta così nel mondo delle GT. Dove qui anche un po' l'occhiolino alle americane, Sì, beh, qua insomma diciamo che si cerca di interpretare anche quelli che erano i gusti del tempo, però se tu vedi rimane comunque una macchina per 4 persone, assolutamente. un bagagliaio enorme dove tu puoi mettere tutte le valigie e qua la Maserati sancisce la sua strada. Diciamo che la grande differenza è questa, che Ferrari cerca di portare le vetture da pista in strada e quindi dare quello stimolo e quel brio, quella sorta di competizione, diciamo, che anche l'ipotetico signore, il commenda, poteva, tra virgolette, così credere o aspirare. Invece la Maserati decide di staccarsi completamente, delle corse non gli interessa far star bene il proprietario e il guidatore. Quindi viene data importanza al comfort, al fatto del motore, all'elasticità, il cambio viene preso uno ZF, la macchina viene equipaggiata con i freni a disco, cioè oggi è abbastanza normale, insomma nel 57 avere già i finestrini elettrici, quindi è una cosa veramente molto particolare, pur rimanendo una macchina molto classica perché siamo proprio in questo periodo qua. Figlia di questo periodo qua che è il 57, la macchina più veloce del mondo. 1958, 5000 GT, 17 costruite nella versione stradale, 7 costruite nella versione speciale, la più famosa è lo Shah di Persia, 280 km all'ora veniva data questa macchina. Il motore che c'è qua dentro, l'8 cilindri, deriva direttamente dal 450S, cioè dal mostro di Modena, da quella là. Praticamente allora nelle 17 vetture costruite c'è quello che oggi chiamano l'esclusività che un'azienda di automobili ti vuole vendere. Poi ne hanno fatte 17 e tutte se le sono scelte come volevano. Guarda anche la curiosità di avere il poggiatesta solo sulla cosa del passeggero. Questa è una delle macchine più rare, anche questa che c'è in Maserati, assieme alla sua sorella che è una 6G54, carrozzeria alle mano, ed anche di queste ne hanno costruite 21. Questo è impressionante. 2000 di cilindrata. E questa è proprio la classica, diciamo, GT di questi anni qua. Qua siamo all'inizio del 1950. Tutti la confondono per l'Aston Martin, no? Perché è il colore più che altro. Però ci somiglia pochissimo in realtà. Però sai, allora le macchine erano più o meno queste, no? Cioè avevi la grande griglia davanti perché serviva per il raffreddamento al radiatore, avevi i fanali, avevi i paraurti, avevi i rostri perché si pensava sempre di avere una biga romana che tu qualcosa dovevi assolutamente centrare e questa ti vorrei fare notare che l'abbiamo tutta ripristinata fuori ma non abbiamo avuto il coraggio di rifare gli interni. Che roba, ma guarda che sedile. Sì. Senti che profumo. Questi li rifaremo prima o poi, però insomma non ce la siamo ancora sentita. Qua purtroppo a casa non potranno sentire questo profumo, ma è impressionante. E poi io vado pazzo per i pomelli del cambio piccoli e bassi così. Sì. Poi bellissimo. Aveva già la radio. Bellissimo. Col piantone in tinta. Sì. Questa era già una versione che era dedicata al mercato export perché vedi che aveva il portatarga americano. Invece questa zona qua è la zona che noi abbiamo dedicato alle concept e alle vetture mai entrate in produzione, tra cui la Simoon, siamo nel 1968, disegno sempre di Ghia ad opera di Giugiaro, è una 2+2, la versione stradale invece verrà disegnata da Vignale con la Indy. Invece di fianco siamo nello stile super anni 70, quello super Gandini. Sì, qua è Giugiaro, è il periodo in cui lui farà 3 macchine, la Boomerang che è la più famosa, che è questa Maserati molto bassa e allungata, la Medici 1 che è una macchina a 4 porte e questa che rimane come
viene chiamata la tipo 124 perché il prototipo come numerazione interna della Maserati prese il 124. Erano macchine che facevano i carrozzieri, non erano tanto chieste dalle aziende, erano i carrozzieri che portavano il loro disegno per fare vedere quali erano le linee. Se tu ti metti qua di fianco abbiamo quasi 15-20 gradi di angolazione del vetro e c'è tutto un brevetto per fare andare giù il vetro nella portiera, perché il vetro deve assolutamente scorrere. Quindi linee molto appuntite, ma questi erano proprio prototipi più per, diciamo, dimostrare cosa si poteva fare, più per sorprendere che per avere una vera e propria utilità in strada. Però questo ti fa ben capire qual è il mondo. Poi abbiamo due macchine molto rare che insomma identificano anche molto la collezione dove noi siamo, perché qua abbiamo la Ciubasco, periodo De Tomaso, dove De Tomaso pensa di abbandonare, tra virgolette, il mondo biturbo e entrare nel mondo delle supercar. Disegno di Gandini, la macchina sarebbe stata una macchina super innovativa perché avrebbe avuto il telaio monotrave, 8 cilindri di dietro, aspirato, con un concetto di, secondo Gandini, di avere un downforce incredibile, perché lui studia questo sistema dove l'aria veniva presa dal davanti e andava praticamente a schiacciare e avere il flusso d'aria che usciva di dietro. La vettura c'è anche un'altra particolarità, e questa è una delle poche cose che fu brevettata in Maserati, perché la macchina era già Spider, perché la macchina nasceva con un rototop, vedi? Questo tetto montato sulla cosa, e tu avevi praticamente, con pochissimo, avevi praticamente una Spider. Questo chiaramente era prototipale, però faceva già capire quanto si studiava per avere qualcosa di veramente innovativo. Quindi molto particolare, è una macchina che ci distingue molto perché ci sono un sacco di appassionati che vengono apposta per vedere questi prototipi, perché difficilmente noi li portiamo fuori, quindi è proprio la rarità che ci rende anche molto, molto particolari. E qui c'è molto di EB110 poi. Qua c'è tutto, perché se dopo tu guardi il di dietro praticamente questo fatto di fare queste curve qua... questo è proprio EB110, sì, è tutto, quello è EB110. Sì, anche questo vedi. Le sezioni sono proprio pari pari. Sì. Curiosamente però somiglia più all'EB110 di Benedini che all'EB110 di Gandini. Esatto. Io penso che in quel periodo lì certi stili, certe posizioni nelle macchine erano quasi obbligate, non potevi uscire. Scanale di aria che sfoga qua. Sì. Questa è una cosa... Poi chissà se l'avessero fatta così, capito? Che lo sa, però. Non ne ho idea, però poi tanti anni dopo altri hanno provato a fare cose del genere, anche se vogliamo il Ford GT, l'ultima, ha un passaggio d'aria interno simile, è una macchina completamente diversa. Però insomma io... al di là della sfida che non è stata vinta, perché poi la macchina è rimasta a livello progettuale, però se ci pensi rimane comunque ancora una macchina in stile Maserati, cioè io devo fare comunque ancora qualcosa come nella tipo 26, devo fare qualcosa che comunque stupisca, cioè quindi questa capacità di portare sempre qualche innovazione sul mercato, secondo me alla fine anche una macchina così, e poi secondo me il trionfo ce l'hai in quello che noi definiamo il grande peccato, praticamente nell'Alfieri, perché questa secondo me è la macchina che veramente qua dentro, il centro stile della Maserati, che allora era capitanato da Ramacciotti, qua dentro ha racchiuso tutto il mondo della Maserati. Trovi degli spunti presi dalla berlinetta, trovi degli spunti presi dal 3005, trovi dei tagli, guarda soltanto questa portiera che ha praticamente a due linee di cintura, ma non esiste da nessun'altra parte. Cioè, che poi convergono qua. Esatto, quindi questa è una cosa unica, perché le macchine di solito avrebbero fatto questa linea di cintura, t'avrebbe fatto. Sì, l'avrebbero continuata così. Quindi il cofano perché è stato fatto così? Perché il motore era un po' più alto e quindi bisognava ingannare l'occhio con questa piega, allo stesso tempo tu dovevi unire le due linee di cintura, perché poi alla fine la linea di cintura riparte da qua, e quindi gli viene l'idea di fare questo taglio che per me è una cosa incredibile. E poi se tu vedi ci sono anche i cerchioni che sono moderni ma devono richiamare i cerchi a raggi, e quindi quel filettino blu è il cerchio a raggi con questo di dietro molto compatto. Le dimensioni, questo prototipo che tu vedi è l'unico costruito, è funzionante, oltretutto è un prototipo che è entrato da noi in collezione da poco.
Ha un motore molto particolare perché il motore è un motore Ferrari con un albero motore Maserati, perché se l'idea fosse andata avanti bisognava dargli un rumore diverso e quindi viene montato un albero motore ad angolo piatto a 180 gradi. Quindi immagino il rumore. Sarebbe brivido. stato bellissimo. Da È brivido. bellissimo. Da brivido. E poi hai quest'altra idea che la macchina finisce in 1,10 m. Sì, è tutta ruota dietro. Forse il di dietro sarebbe stato un po' diverso perché obiettivamente questi fanali non avrebbero forse ottenuto l'omologazione perché sono molto particolari, però se tu prendi questa macchina qua, le proporzioni sono le stesse della berlinetta. Siamo nel 2014, quando la Maserati ha compiuto 100 anni da quando è stata fondata nel 1914. Forse un po' troppo figa per convivere con un altro marchio? Ecco, diciamo che noi l'abbiamo chiamata il grande peccato perché sicuramente sarebbe stato Qua c'era già il periodo in cui Ferrari era già dentro i Maserati, c'era già un personaggio come Sergio Marchionne che era molto attento ai numeri e giustamente Maserati si sarebbe trovata, però quello che io dico è che stiamo parlando di un design fatto 14 anni fa, 12 anni fa, scusa. Che potrebbe tranquillamente essere oggi una Ferrari Roma, come tipo di macchina. No, non l'ho detto io. Non l'hai detto tu, lo dico io. Vabbè, è la Roma. Diciamo che il tipo di macchina e ti dico anche perché è la Roma o Fiumicino o chiamiamola Amalfi, chiamiamola così, perché questa macchina qua nasce nel 2014. Allora il lead time per finire una macchina se andava tutto molto bene, 7-8 anni. Quindi noi questa macchina qua l'avremmo vista nel 22, nel 21. Ed era perfettamente in linea ancora. Forse, mi permetto, anche un po' più accettata dall'appassionato medio, sì, perché che poi ha dimenticato che Ferrari ha fatto questo tipo di macchine per decenni in passato. Sì. E non è che la Roma non sia una giusta Ferrari, no, per me, però entrambe hanno fatto quel tipo di macchine. Certo, ma perché poi oltretutto c'è anche un grande vantaggio. Diciamo che disegnare le macchine col motore davanti è un po' più facile, perché il muso, questa parte qua tu la devi per forza disegnare, quindi sono dimensioni che tu ritrovi in una concorrente che potrebbe essere l'Aston Martin. Sì. Cioè questa roba qua ce l'hai. Se c'hai il motore di dietro come nell'MC20 te la devi veramente giocare di design perché la parte davanti è molto arretrata, di dietro, quindi ci sembra ancora moderna perché le macchine così richiamano delle linee ancora moderne, ancora attuali. Però quello che dico io, ed è il motivo per cui l'abbiamo soprannominato un grande peccato, è veramente un peccato. Perché ci sono alcune macchine che sono state fatte obiettivamente, al di là dello show e di aver impressionato, obiettivamente non sono belle. E qua, devo dirti la verità, hanno fatto un lavoro incredibile. Perché poi oltretutto, nascendo su una base di una California, per accelerare i tempi di messa su strada, la macchina era già quasi pronta, quindi è veramente un peccato. Poi sai, nelle dinamiche delle grandi aziende bisognerebbe esserci dentro e non c'è la risposta, però insomma è veramente un bel viaggio. Questa è una collezione che penso che al di là di tutto ad un appassionato dà proprio così l'idea di che cosa ha fatto Maserati, da dove è partita con le macchine più vecchie, a quali sono stati gli spunti tecnologici, a prototipi, a vetture, e penso che anche insomma si ha proprio così la felicità anche di vedere che comunque un marchio è ancora molto forte. Questo poi è quello che credo io, capito? Perché per me chiaramente io sono di casa, ma insomma penso che ci sia ancora tanto da dimostrare e che sia ancora un'eccellenza italiana che dobbiamo assolutamente difendere e, come dico sempre, volergli bene. Nei social veramente un odio profondo, però nel mio caso è stato molto utile. Vero che parliamo di un altro periodo. Mi sono molto sforzato all'inizio, perché non è una cosa che non mi piace stare lì davanti a parlare così come sto facendo adesso, non è una cosa che mi apparteneva, non mi è mai appartenuta. È diverso poi quando vedi che dall'altra parte, come dicevo prima, c'è gente che non vedeva l'ora di sentir parlare di macchine, qualcuno che la pensa come loro. Hai un gettone da spendere, macchina o personaggio? Il tuo sogno sarebbe di guidare una macchina?
Ah no, sarò egoista in questo, guidare una macchina tutta la vita mi spiace. Se ne devo scegliere una mi spiace. È nato all'F40, nell'F40. Sì, ma di nuovo. Ma anche altre 100 volte. Sì, sceglierei egoisticamente guidare. Sì, le macchine più efficaci, più veloci, ma nessuna sarà mai più così, perché sarebbe illegale semplicemente. Ti ha dato di più nei personaggi storici di cui hai accennato, quella che ricordi con più affetto? La parte buona della Bugatti di Campo Galliano mi ha accolto come un nipote, quindi tutte le persone che lavoravano lì, anche quelle più scontente di come è finita, poi mi hanno un po' adottato, anche tanti proprietari di Bugatti, 110, 4, e io non sentivo parlare la stampa della Bugatti italiana dal 95 quando hanno messo i sigilli alla fabbrica. Che non se ne parlasse era per me stranissimo. Ho finito, adesso devo fare il prete perché i miei parrocchiani hanno bisogno degli avvisi, ti puoi sedere. Quando ti fermano, ma tu sei quello che fa le macchine, dal pollaio alla strada, oppure dal fienile a non lo so.